Buona giornata a tutti, ben ritrovati agli amici e benvenuti ai nuovi arrivati. Oggi approfondiremo il significato di Plutone in Acquario sul piano collettivo e pratico, come avevo promesso nel video L'umanità al bivio, morire o cambiare. So che negli ultimi anni ho parlato spesso di Plutone in Acquario, ma trattandosi di un passaggio lungo che ci accompagnerà fino al 2043 circa, ritengo che questo transito meriti più approfondimenti per poter giungere a un'autentica comprensione degli straordinari cambiamenti che si stanno producendo e degli insegnamenti che il pianeta sta dispensando e dispenserà. Anche perché, come ho detto più volte, quando questo transito sarà concluso, il mondo non sarà più davvero come prima. Oggi allora ripercorriamo ciò che Plutone ha prodotto nei suoi 4 passaggi precedenti e vediamo di capire il suo influsso anche nel presente e nel futuro. Non mancherà un'interpretazione in chiave esoterica per capire come agisce dietro le quinte, ovviamente, perché la visione esoterica direi che è imprescindibile per un pianeta la cui divinità corrispondente gode dell'appellativo di invisibile. Plutone sappiamo che rappresenta un influsso distruttivo e insieme rigenerativo che penetra nella collettività dell'Acquario. Quindi può esprimersi all'interno di un gruppo, di una comunità religiosa, di una società, di un'intera popolazione o di più popoli. Nel video precedente ci siamo fatti un'idea di come il pianeta si insinui in una data realtà, corrodendola dall'interno, con lo scopo appunto di portarla a trasformarsi, di portarla a rigenerarsi. E lo abbiamo visto soprattutto sul piano individuale. Non ripeterò i concetti già espressi, per cui lascio il link al video precedente in descrizione sotto a questo video per chi l'avesse perso o per chi volesse riascoltarlo. Plutone opera dunque in maniera profonda e sotterranea per distruggere il vecchio e promuovere la nascita di qualcosa di nuovo e di migliore. E questo qualcosa nel segno dell'Acquario si rintraccia in seno all'umanità, ovvero sul piano collettivo, nel sociale, nel concetto di appartenenza a gruppi più o meno grandi che condividono degli intenti, dei progetti, degli ideali, un credo, usi e costumi. E quindi si estende anche al concetto di patria e di nazione, per esempio. Innanzitutto possiamo constatare come Plutone in Acquario metta in evidenza la discordia e l'intolleranza fino al punto di rottura. Un'intolleranza che sgorga quasi sempre dal percepirsi in pericolo. Quindi, proprio come indica Plutone, si tratta di una questione esistenziale, concetto che sentiamo ripetere sempre più spesso anche attraverso i media e altre forme di informazione. Qui la paura di essere minacciati, usurpati, schiacciati da una forma di potere induce a diventare intransigenti, reattivi e appunto, come dicevo, intolleranti. Ce ne forniscono abbondanti esempi i passaggi precedenti. Tra il 1041 e il 1061 il grande scisma d'Oriente sancisce la definitiva separazione tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa. Questa divisione ha posto fine al concetto di cristianità unita sotto un'unica sede apostolica. E un influsso simile lo ritroviamo nel soggiorno successivo tra il 1286 e il 1306, quando nasce il movimento religioso dei Dolciniani, guidati da Fra Dolcino e considerato un movimento eretico dalla Chiesa. I dolciniani predicano una vita di povertà e uguaglianza e così si discostano radicalmente dagli ordini religiosi istituzionalizzati e possidenti di beni materiali. Lo scontro è durissimo e diciamo non contempla grandi possibilità di intesa.
e alla fine culmina con la sconfitta dei Dolciniani che vengono catturati e bruciati vivi. E di nuovo ritroviamo questo concetto tra il 1531 e il 1550 con l'Inquisizione che si concentra contro l'eresia protestante e culmina con l'istituzione dell'Inquisizione romana proprio nel 1542. Ancora più vivace, per usare un eufemismo, è il periodo che va dal 1777 al 1796, in cui abbiamo la Rivoluzione americana, la Rivoluzione francese e le prime campagne militari di Napoleone, ma anche i conflitti tra la Russia e l'impero ottomano, che culminano nella guerra russo-turca del 1787-1792. E questa guerra è scoppiata proprio in seguito all'annessione russa della Crimea nel 1783. Quindi molte cose ci parlano di intolleranza e alcune di queste cose ci riportano anche ai giorni contemporanei. E adesso stiamo assistendo in diretta a varie forme di intolleranza, di divisione e di conflitto. Israele si mostra intollerante, ma altrettanto lo sono i palestinesi. La Federazione russa non tollera più l'espansione a est della NATO, ma d'altra parte l'Unione Europea si dimostra intransigente verso la Russia. Molti paesi non sopportano più l'egemonia del dollaro. In Africa, stati come Mali, Nigeria, Burkina Faso e Chad non accettano più la presenza delle forze francesi. E nella maggioranza di questi casi citati, i paesi o le popolazioni ne fanno davvero una questione esistenziale. Le loro tradizioni, l'autonomia, il loro stesso benessere sono tutti messi a rischio dall'ingerenza altrui, da quello stesso potere che, durante il passaggio di Plutone in Capricorno, ha temuto per se stesso ed è diventato più pressante e più invadente. Quando è scoppiata la psicopandemia, avevamo un ammasso planetario nel segno del Capricorno e l'esercizio del potere è stato qualcosa di terribile, convulso, indiavolato, incontenibile. Più che un'emergenza sanitaria, è stata poi una psicosi collettiva. Per questo la definisco psicopandemia. La lucidità è venuta meno, la solidarietà, la comprensione, persino il senso familiare e dell'amicizia sono venuti a mancare. Nel 2021, quando Giove e Saturno sono passati in Acquario, l'intolleranza si è fatta, se possibile, ancora più feroce. E nel 2023, con Plutone in prossimità del segno, parte dell'umanità ha iniziato a temere per la propria incolumità. Quindi dicevamo intolleranza, divisione e conflitto. Bene, durante la psicopandemia qualcuno ha voluto proprio dividere i buoni dai cattivi, i fedeli allo scientismo dagli antiscientisti. E qui per capire ancora meglio l'azione rivoluzionaria di Plutone in Acquario, dobbiamo notare come sia stato profondamente snaturato il vero senso della scienza, che dovrebbe essere un metodo di ricerca e di studio e non una fede. Per questo ho parlato di fedeli dello scientismo e non di persone che credono nel metodo scientifico. Lo scientismo scivola pericolosamente nel fideismo, dove ogni dubbio è considerato eresia, mentre il metodo scientifico si fonda su processi logici e sperimentali e quindi necessita di dimostrazioni pratiche e anche di dubbi, e ancor più della consapevolezza che ogni scoperta può essere superata o addirittura contraddetta da una scoperta successiva. E adesso, in questi anni, Plutone sta svelando le varie corruzioni dei vari sistemi e in questo caso anche la corruzione del sistema scientifico o del sistema sanitario o alcuni sistemi che possono essere legati a interessi economici come quello farmaceutico e via di seguito. E questo disvelamento serve proprio a permettere che questi settori possano rinnovarsi in meglio.
La divisione sociale prosegue tuttora con toni molto accesi, anche se su tematiche diverse. Tra queste possiamo citare il cambiamento climatico antropogenico, dove una certa ideologia green vuole che sia l'uomo responsabile di ogni fenomeno atmosferico, mentre chi ritiene che i cambiamenti climatici, pur veri, ma sono sempre esistiti, viene etichettato come un pericoloso negazionista. Questo predispone anche due modi diversi per approcciarsi al problema. Un cambiamento climatico esistente e naturale comporta sicuramente di prepararsi e di cambiare determinate abitudini, mentre un cambiamento climatico che viene imputato all'azione dell'uomo, e questo è semplicemente punitivo nei confronti delle persone, per cui è proprio diverso il modo in cui ci si approccia a un problema, a una questione da risolvere, ma un conto è colpevolizzare qualcuno, tutt'altra cosa invece è consapevolizzare qualcuno. Prima di proseguire, concedetemi qualche secondo per invitarvi a iscrivervi al canale, ovviamente se ne apprezzate i contenuti, e ad attivare la campanella per non perdere i prossimi appuntamenti, i video e i podcast. E se l'argomento di oggi vi piace, vi invito a mettere un like e a lasciare un commento per rendere sempre più vivo e sempre più ricco questo luogo e il nostro meraviglioso gruppo. Dimenticavo, c'è anche la possibilità di abbonarsi al canale e di sostenere con una piccola donazione il mio lavoro di divulgazione. Un grazie di cuore a chi si è già iscritto o abbonato e grazie anche a chi vorrà unirsi oggi alla compagnia. E ora riprendiamo il nostro viaggio tra le stelle. E lo stesso sta succedendo per le guerre. Qui, per essere considerati buoni e acculturati, bisogna giurare fedeltà alla propaganda bellicista, anche se questa rischia di condurre l'Europa all'isolamento e alla povertà, nella migliore delle ipotesi, oppure nella peggiore a una guerra nucleare. E l'ironia è che chiunque sia favorevole, davvero favorevole alla diplomazia, al dialogo, alla pace e alla mediazione, viene disprezzato e accusato di essere anti-europeo. In alcune zone stiamo anche assistendo a gravi reflussi di suprematismo e razzismo, proprio tendenzialmente ad opera di chi teorizzava l'uguaglianza tra i popoli, l'inclusione e l'accettazione di ogni diversità. Adesso le idiosincrasie dilaganti stanno mettendo in luce l'incoerenza di molti movimenti sociali, civili, ideologici e politici, nonché direi l'illogicità e forse anche la disumanità di alcuni soggetti. A volte persino chi appartiene a un'etnia o a una fede religiosa che sono state per esempio perseguitate nel passato, al posto che mostrare una naturale empatia per chi soffre e per chi viene massacrato, tende a negare gli orrori del presente. Ovviamente non sto generalizzando perché ci sono soggetti molto sensibili e attenti verso chi sta soffrendo e che vogliono veramente la fine delle atrocità e il riconoscimento di pari diritti per tutti. Ma non si può negare che alcuni sembrano temere quasi di perdere una posizione di privilegio conferita dall'essere considerati vittime storiche alle quali è dovuto un riguardo particolare. Questo va benissimo, ma questa eccezionalità cozza contro il concetto di rispetto dell'uguaglianza in quanto esseri umani. Per capirci, si scontra contro il diritto inalienabile a vivere, un diritto naturale di ogni individuo, qualsiasi sia la sua lingua, la fede, la cultura, l'etnia, la condizione sociale, economica e così via. Eppure, nella civilissima e democratica Europa c'è chi dichiara apertamente e senza vergogna di considerarsi superiore agli abitanti di altre zone geografiche, a considerarsi migliore per ideali, per credo religioso, per cultura, per estrazione sociale e a volte anche per tradizioni, per modo di vestire, di parlare, di pensare.
E il problema di un simile comportamento è che tende a provocare una reazione uguale e contraria. Quindi chi anela la pace, alla vera pace, può finire per sentirsi migliore di chi inneggia alla guerra e quindi potrebbe combattere contro al posto che impegnarsi a favore di un concreto miglioramento. Ed ecco che su scala collettiva queste tendenze diverse possono far nascere rivolte civili, scontri, le rivoluzioni, le guerre e nel piccolo tendono a creare lotte intestine all'interno delle famiglie o tra gli amici o anche in piccoli gruppi. Anche sul fronte del progresso tecnologico si sta aprendo un divario tra chi sostiene convintamente l'innovazione informatica, digitale e robotica e chi invece è più diffidente o addirittura vorrebbe un ritorno al passato perché teme il controllo totale della popolazione oppure la disumanizzazione, la disoccupazione, perché questi cambiamenti influiranno anche sul mondo del lavoro. Ora ci si potrebbe chiedere se Plutone in Acquario è la causa di queste situazioni oppure se le sta soltanto mettendo in evidenza. La mia opinione è che la domanda assomiglia un po' a quella se è nato prima l'uovo o la gallina. E qui la risposta tende a formarsi su base fideistica. Chi crede in Dio risponde che è stata creata prima la gallina, ovviamente da Dio. Chi crede nella scienza risponde che si è formato prima l'uovo. La realtà è che non lo sappiamo. A mio avviso, siccome credo che il tempo non sia lineare e che ci siano molteplici dimensioni, la domanda addirittura non sussiste perché l'uno è funzionale all'altro. Quindi potremmo dire che uovo e gallina coesistono insieme, nascono insieme e esistono insieme. Analogamente, potrei dire che Plutone in Acquario sia contemporaneamente causa ed effetto. Ma se consideriamo che ciò che sta emergendo ha radici precedenti all'ingresso di Plutone nel segno dell'Acquario, mi sembra più veritiero affermare che il pianeta qui sta rendendo evidenti delle situazioni che prima viaggiavano sotto la soglia della consapevolezza collettiva. L'emersione ora, a volte anche traumatica o comunque violenta, obbliga a prenderne coscienza e questo naturalmente genera dubbi, problemi, paure, intolleranza, ribellione e porterà a inevitabili ribaltamenti di situazione. E infatti, mentre Plutone in Capricorno tende a produrre la difesa a oltranza dello status quo e del potere, Plutone in Acquario mira a sovvertire il potere esistente e a provocare cambiamenti radicali che segneranno le società e la stessa civiltà negli anni a venire. Ovviamente Plutone in Acquario è influenzato anche da altri transiti, non possiamo ridurre tutto al solo Plutone in Acquario. Plutone in Acquario non è l'unico responsabile, non gira tutto attorno a Plutone in Acquario. Il transito è influenzato anche da altri spostamenti planetari, è ovvio. Plutone in Acquario è un transito molto lungo che in qualche maniera coordinerà anche gli altri aspetti planetari. Quindi, influenzato anche da altri transiti, Plutone in Acquario sta facendo affiorare una serie di problematiche e di criticità che si sono formate nei decenni precedenti e che ora devono essere osservate e risolte con le buone o con le cattive. Credo di averlo detto anche nel video precedente, il motto di Plutone potrebbe essere cambiare o morire, ben sapendo che ogni vero e radicale cambiamento è già di per sé una morte, dato che dobbiamo separarci da una parte di noi, oppure da abitudini, da cose che conoscevamo, da un certo tipo di società, da un certo tipo di lavoro o da un modo di lavorare.
e via di seguito, gli esempi potrebbero essere infiniti. La massima che ho coniato, cambiare o morire, si rivolge ad ambiti diversi in base ai segni che Plutone occupa e alle case che appunto Plutone occupa. Le case di solito sono legate o ai temi individuali o ai temi di enti e nazioni. Nel caso di un'osservazione, diciamo, del cielo collettivo, ci vengono a mancare le case. Abbiamo però i segni che comunque risultano lo stesso molto parlanti. In Capricorno, per esempio, Plutone invita il potere costituito a cambiare per non essere spazzato via dal dissenso popolare che si produrrà in Acquario. Se i vertici del potere accogliessero questo invito, il transito successivo sarebbe indubbiamente meno traumatico. Il fatto è che di solito il potere si fa ancora più crudele e spietato proprio quando sente il terreno sgretolarsi sotto i propri piedi e così diventa sordo e cieco alle istanze dei popoli, al malcontento, a del malessere generale che sta iniziando a scaldarsi sotto le ceneri. Così è stato prima della Rivoluzione francese e così è stato in Occidente negli ultimi decenni, dove il potere, temendo l'ascesa ormai inevitabile di altre nazioni, è stato pervaso dalla folle idea di dominare il mondo intero. C'è poi da dire che il motto cambiare o morire si esprime sia in ottica, per così dire, simbolica, quindi di trasformazione, sia nella pratica vera e propria e quindi con la morte fisica di regnanti, come è accaduto sotto la lama della ghigliottina, o di cittadini, come accade nelle rivoluzioni e nelle guerre, oppure di fedeli, come nel caso dell'Inquisizione. E questo motto plutoniano, cambiare o morire, secondo me ci viene mostrato in modo esemplare attraverso la mitologia, sia nel suo influsso individuale, sia in quello collettivo. Pensiamo al mito del rapimento di Persefone. Qui vediamo davvero rispecchiato questo influsso plutoniano, questo invito plutoniano a cambiare o morire. Entriamo un attimino nella dimensione del mito e guardiamo appunto Persefone, figlia di Zeus e di Demetra. Persefone non nasce come divinità ctonia, ossia connessa al mondo sotterraneo, ma è legata al culto di Demetra, è legata alla madre terra, alla dea della fertilità, alla natura, ai raccolti e alle messi. Prima di essere rapita, Persefone è Core, ossia la fanciulla, la giovane donna bellissima, pura, innocente e spensierata, ma anche inconsapevole. E infatti gioca con altre dee vergini, protetta dalla madre, in una sorta di qualcosa che potremmo paragonare al paradiso terrestre, un ambiente protetto, sereno, felice e inconsapevole. È l'azione di Ade Plutone, a farla crescere e maturare attraverso il trauma del rapimento, dello stupro e della discesa agli inferi. Qui Core perde la sua ingenuità e insieme conosce se stessa, conosce le sue passioni, il suo lato oscuro e abbandona il sogno virginale di purezza per diventare adulta. Non è più una propaggine della madre, ma conquista la sua individualità. E scopre anche il suo vero potere, sia come regina dell'oltretomba, sia quello di poter fare tornare la primavera con la sua sola presenza. E qui abbiamo visto l'influsso che Ade ha su Persefone e quindi nel singolo, sull'individuo. Ma come sappiamo i miti offrono sempre più sfaccettature e se cambiamo il punto d'osservazione possiamo scoprire anche gli effetti che questo evento produce sulla collettività. Quando Core viene rapita,
la madre Demetra la cerca ovunque, tra gli dei e tra i mortali, ma non riesce a trovarla. Demetra non si dà pace e nella sua ricerca senza sosta viene finalmente a scoprire che è stato proprio Zeus a concedere Persefone ad Ade. Quindi alla disperazione si somma l'ira e così decide di fare piombare la terra in un eterno inverno arido e freddo che punisca tanto gli uomini quanto gli dei. E per un lungo anno la penuria rischia davvero di decretare la fine della stirpe degli uomini e con essa tutti gli onori elargiti agli dei. Zeus cerca invano di convincerla a riprendere il proprio ruolo di generosa protettrice della terra e invia tutti gli dei a supplicarla, ma nessuno riesce a scalfire il suo cuore indurito dal dolore e neanche a piegarne la mente, perché Demetra è ormai determinata a fare scontare a tutti il tradimento che ha subito. E ogni volta che qualcuno tenta di piegarla, Demetra ripete che nessun profumo d'incenso tornerà a salire fino all'Olimpo, né fiori e frutti torneranno sulla terra, almeno finché non rivedrà la figlia con i propri occhi. E visto che non c'è forza più tenace della volontà di una donna, alla fine è Zeus a cedere. Zeus chiede a Hermes di convincere Ade a restituire Persefone alla madre ed Hermes neanche a dirlo ci riesce. Ma, e sì, come in ogni storia che si rispetti c'è un ma, quando Ade concede a Persefone la libertà, le offre anche qualche chicco di melagrana che la dea mangia e chi mangia nell'oltretomba vincola se stesso proprio all'oltretomba. E qui vediamo che entra in scena uno di quei giochi di prestigio molto comuni nei miti, ossia le fonti divergono quel tanto che basta a non farci capire se Persefone viene ingannata da Ade o se accetta consapevolmente di mangiare perché ormai si è innamorata di Ade. In pratica, le fonti divergenti non ci permettono di sapere se Persefone è o non è al corrente, come invece lo sono tutti gli altri dei, del fatto che chi si ciba nell'oltretomba non potrà più allontanarsene, almeno non in maniera definitiva. Beh, ai nostri fini possiamo sorvolare su questo dettaglio che invece è molto interessante per l'interpretazione di altre simbologie di questo mito. Però per oggi lo sorvoliamo. Ciò che conta per noi è che Persefone si ricongiunge alla madre Demetra, ma che questa unione non può essere definitiva perché Persefone dovrà tornare a regnare al fianco di Ade ogni anno per una durata di circa 6 mesi e in questo modo verrà definito il ritmo delle stagioni sulla Terra. Anche sul tempo di permanenza della dea nell'oltretomba ci sono divergenze. Per Omero Persefone può stare con la madre 8 mesi a fronte di 4 mesi da trascorrere nell'Ade. Altre fonti parlano appunto di 6 mesi, come i chicchi di melagrani mangiata dalla dea. Il succo della vicenda è che Ade, con il rapimento di Persefone, diviene responsabile della nascita del ciclo stagionale sulla Terra in quanto Demetra accetta di ridare alla terra fertilità e splendore durante il periodo che Persefone trascorre al suo fianco. E così Persefone diventa il simbolo della primavera, nonché della salvezza dell'umanità che diversamente avrebbe conosciuto la carestia perenne. E quindi il mito ci dimostra come una sola azione di Ade abbia ripercussioni su più livelli, quello individuale che riguarda Persefone ma anche Demetra e quello collettivo che tocca la stirpe degli uomini e anche quella degli dei. E tutti, senza eccezioni, devono cambiare per non morire, per non estinguersi, per non essere dimenticati, per non finire nell'oblio.
Gli uomini si sono trovati a dover fare i conti per sempre con l'alternanza delle stagioni e adeguare la loro vita a tale cambiamento. E lo stesso dovremmo fare noi adesso, come è successo in passato e come ci racconta anche il mito. E ora che ne dite di fare un bel viaggetto nel passato per analizzare gli ultimi 4 soggiorni di Plutone in Acquario in una maniera un pochettino più approfondita? Ovviamente saranno comunque tappe brevi e incomplete, ma almeno possiamo farci un'idea delle tendenze e dei grandi cambiamenti che sono stati promossi e che in qualche maniera verranno promossi ancora oggi. Bene, se vi piace l'idea, partiamo subito. La prima tappa del nostro itinerario ci porta ai 20 anni che vanno dal 1041 al 1061. Qui abbiamo Plutone in Acquario, Nettuno in Ariete e Urano prima in Vergine, poi in Bilancia e infine in Scorpione. Ci troviamo negli anni che segnano il passaggio dall'alto medioevo al basso medioevo. Il primo è caratterizzato dal feudalesimo, da una vita prevalentemente rurale, da una politica abbastanza frammentata per la caduta dell'impero romano d'Occidente e anche da un periodo di generica crisi economica, spesso dovuta a carestie, malattie e guerre. Il secondo periodo, invece, il basso medioevo, vede la nascita e il rafforzamento delle monarchie, la rinascita urbana e anche una discreta ripresa economica. I 20 anni in cui Plutone soggiorna in Acquario, insieme all'ingresso di Nettuno in Ariete e ai transiti di Urano, naturalmente, rappresentano un vero punto di svolta nella storia medievale, nella nostra storia medievale. Nell'Europa occidentale assistiamo all'evoluzione del sistema feudale, alla nascita delle monarchie, all'urbanizzazione e alla crescita economica, tutti fattori che pongono le basi per riequilibrare il divario con l'impero bizantino, che era molto più avanti rispetto a questa parte del mondo. Non è un periodo tranquillo, perché ci sono scontri accesi tra il papato e l'impero, ma anche tra i feudatari e i sovrani, tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa. Scontri non solo di potere, ma anche ideologici, come ci mostra Nettuno in Ariete. Combinazione, quella di Plutone in Acquario e Nettuno in Ariete, che ritroviamo anche ai giorni nostri e quindi dobbiamo prestare particolare attenzione. In questa fase tutte le persone citate, per cui il papato, l'impero, feudatari, le due chiese, eccetera, ognuno di loro teme per la propria sopravvivenza e per il proprio potere e questi conflitti finiscono per disegnare poi una nuova realtà. Qui uno degli eventi nodali, come ho già accennato, è proprio il grande scisma d'Oriente che stabilisce la definitiva separazione tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa e viene datato storicamente proprio nel 1054. Proseguendo il nostro viaggio nei secoli, ritroviamo Plutone in Acquario tra il 1286 e il 1306. Qui abbiamo Nettuno che sta per entrare in Bilancia e Urano che soggiorna prima in Leone, poi in Vergine e infine in Bilancia. Questi anni rientrano nel basso medioevo e sono caratterizzati da profonde trasformazioni sociali, politiche, economiche e ovviamente tensioni religiose, perché l'Acquario ci ricorda anche che c'è spiritualità nella nostra esistenza. Vediamo che l'urbanizzazione precedente diventa una vera e propria espansione urbana. Vediamo anche che nascono nuove professioni e nuovi ceti come i mercanti e gli artigiani e i professionisti come notai, giudici, banchieri e altri. L'ascesa di nuovi ceti ovviamente non è mai indolore, ma favorisce la varietà e l'istruzione e anche la promozione sociale proprio come vuole l'Acquario.
Qui direi che c'è una figura molto curiosa ed emblematica e rappresentativa, appunto, che è quella di Giano della Bella, che nella Firenze della seconda metà del 200 si fa paladino dei ceti più popolari della città, mettendosi a capo della rivolta contro i magnati, i nobili e gli aristocratici. Giano della Bella diventa priore all'interno del Priorato delle Arti, che insieme al capitano del popolo rappresenta il potere esecutivo in quel periodo, e fa promulgare gli ordinamenti di giustizia tra il 1293 e il 1295. Queste leggi mirano a indebolire le famiglie aristocratiche fiorentine in favore del nascente ceto mercantile, che come ovvio va in cerca anche di maggior peso politico. Ma non è soltanto la ricerca di potere a guidare questi cambiamenti, perché i nobili vengono anche considerati troppo bellicosi per occuparsi con buon senso delle cose pubbliche e attraverso gli ordinamenti di giustizia vengono formalmente esclusi dalle cariche politiche. In pratica, per ricoprire una carica pubblica diventa obbligatorio appartenere a un'arte, ossia a una corporazione. In questi decenni c'è anche un fiorire di commerci internazionali, grazie anche alle repubbliche marinare che non esitano poi a scontrarsi tra loro per il controllo delle rotte dei mari. Non dimentichiamo poi che questi sono gli anni di Marco Polo, dei viaggi nel lontano Oriente e quindi anche di una nuova conoscenza dell'Asia in Europa. E ancora una volta constatiamo che siamo in un periodo decisivo che segna l'avvio della crisi del Trecento, dal quale poi scaturisce la transizione verso l'età moderna. Siamo sempre in costanza di periodi nodali. Gli influssi che caratterizzano la ribellione, il predominio, il desiderio di indipendenza li riscontriamo poi anche nelle guerre di indipendenza scozzesi e irlandesi combattute contro il Regno d'Inghilterra. La prima guerra inizia proprio nel 1296 con l'invasione inglese della Scozia e purtroppo per loro si concluderà alla fine con la sconfitta proprio della Scozia e dell'Irlanda. Ciò non toglie che però l'istinto di indipendenza si sia fatto sentire. Non sempre però tutto finisce a lieto fine per chi vuole avere l'indipendenza, quindi teniamone conto anche per i tempi moderni, o meglio contemporanei. Come ho anticipato nel precedente video, con Plutone in Acquario troviamo indubbiamente molte trasformazioni dell'ordinamento sociale e varie forme di rivoluzioni, ma c'è un altro tratto distintivo che riguarda i valori artistici, culturali e letterari, che tendono a guardare al passato in antitesi allo sviluppo, che accelera invece verso il futuro. Sembra quasi che il pianeta qui assorba alcuni valori saturniani per recuperare principi di armonia, giustizia e perfezione in modo da superare le storture, le brutture, gli eccessi del passato recente. Tuttavia si perde il rigore e la sobrietà, che sono tipici di Saturno, e si esaltano le componenti ideali e spirituali di Urano. E spesso l'arte e la cultura assumono dei toni un po' eccentrici e bizzarri, proprio come caratteristica, diciamo, dell'Acquario e anche di Urano. E infatti in questa fine 200 troviamo il dolce stil novo, questi sono gli anni di Guido Cavalcanti, di Dante Alighieri e di una nuova visione del femminile dove la complicità di Nettuno in bilancia è palese. Nel dolce stil novo la figura femminile diviene la donna angelo e rappresenta un ideale di perfezione e purezza che è abbastanza lontano dalla realtà terrena. La donna non è descritta però nei suoi tratti fisici, ma proprio sublimata come un essere mistico che attraverso la sua grazia e la sua bellezza ispira l'uomo alla nobiltà d'animo e verso la spiritualità.
E ora vediamo il passaggio successivo di Plutone in Acquario che avviene tra il 1532 e il 1551. Qui troviamo Nettuno in Ariete e Urano che passa dal Cancro al Leone e infine alla Vergine. Siamo ormai nel pieno Rinascimento che porta in luce ciò che l'umanesimo aveva incominciato, ossia la rinascita dello spirito degli antichi in varie aree del sapere e dell'arte. Il tutto non come pura imitazione, bensì come recupero e attualizzazione dei principi e dei valori. All'incirca in questi 2 decenni si afferma un nuovo linguaggio artistico più sofisticato e bizzarro e anche artificioso nelle forme, che è il manierismo italiano ed è abbastanza distante dalla razionalità rinascimentale. Questo stile a me ha sempre fatto pensare all'influsso acquariano decisamente eccentrico e a quello arietino decisamente pionieristico. I massimi esponenti sono il Pontormo, il Rosso Fiorentino, il Parmigianino e grazie a loro la corrente del manierismo conquista l'intera Europa e si impone come tendenza internazionale. Sempre di questo periodo mi sembra opportuno ricordare la rivoluzione copernicana del 1543 che proponeva il modello eliocentrico alternativo a quello geocentrico e quindi vediamo già anche un influsso sul piano scientifico. In costanza della combinazione Plutone in Acquario e Nettuno in Ariete, che sappiamo incendia il fanatismo e le ideologie, non si può trascurare l'influsso sulla vita religiosa. E infatti Papa Paolo III istituisce l'Inquisizione romana nel 1542 e il Santo Uffizio coordina le attività dell'Inquisizione in una lotta, direi, abbastanza sinistra contro gli eretici. E qui non può mancare l'indice dei libri proibiti. Qui credo che tocchi ricordare tra i condannati per eresia Giordano Bruno, Galileo Galilei e Tommaso Campanella, tutti arsi vivi nella pubblica piazza su disposizione del Santo Uffizio. Ma sono anche anni di grande riforma della Chiesa, o meglio delle Chiese, visto che in questi anni, per la precisione tra il 1532 e il 1546, troviamo i discorsi del teologo tedesco Lutero, ma anche l'istituzione del calvinismo ad opera del teologo francese Calvino. E sia Lutero sia Calvino sono considerati i massimi riformatori del cristianesimo protestante. E in particolare Calvino fonda a Ginevra una vera e propria repubblica teocratica con un regime estremamente rigoroso e inflessibile sia dal punto di vista morale sia da quello religioso e questo ci lascia capire come Plutone in Acquario e Nettuno in Ariete possano diventare particolarmente restrittivi. Altri eventi degni di nota che riguardano la vita religiosa e ci illustrano la particolarità del periodo sono la nascita dell'Ordine dei Gesuiti nel 1540 e la nascita della Chiesa Anglicana nel 1534, se non sbaglio. E ora ci avviciniamo ai giorni nostri e veniamo all'ultimo soggiorno di Plutone in Acquario che risale al 1777-1796. Qui troviamo Nettuno in Bilancia e Urano che transita dai Gemelli fino alla Vergine. Di quest'epoca ne ho parlato più volte e essendo storia recente è abbastanza conosciuta e quindi sappiamo che questo periodo è segnato dalla rivoluzione americana e da quella francese. Sorvolo quindi sui dettagli, ma è importante notare come in entrambi i casi buona parte delle cause risiedano nell'inasprimento del potere e delle disuguaglianze sociali che avevano raggiunto un livello intollerabile negli anni precedenti.
Il bilancio dello Stato in Francia era disastroso, il sistema fiscale ingiusto, l'inflazione in aumento, la monarchia assoluta si dimostrava inefficiente e abbastanza insopportabile. E negli Stati Uniti, d'altra parte, lo scenario non era molto diverso. Qui il contrasto era nei confronti della Gran Bretagna e del sistema di tassazione ritenuto ingiusto anche lì. Però in generale c'è proprio questa pressione del potere che abbiamo visto essere esercitata con Plutone in Capricorno e quindi tende poi a esplodere in ribellione, intolleranza, rivoluzione, ribaltamento dello status quo proprio quando Plutone si avvicina o entra nel segno dell'Acquario. Quindi, visto che di queste due rivoluzioni ne abbiamo già parlato e sono abbastanza conosciute, andiamo a cercare qualche altro riferimento che aiuti a contestualizzare questo transito che non è soltanto guerra e non è soltanto rivoluzione. Questi sono infatti gli anni dell'Illuminismo che spazia dall'Italia alla Francia, dalla Germania alle colonie americane, per cui non è un fenomeno ristretto. E giusto per fare un esempio, è del 1781 l'opera più nota di Kant, Critica della ragion pura. È abbastanza interessante anche notare che nel 1786 nel Granducato di Toscana viene abolita la pena di morte, che è un valore abbastanza acquariano, direi. Certo, poi viene ripristinata dopo 4 anni, ma resta comunque un segno dei tempi, così come l'abolizione della schiavitù nelle colonie francesi che risale al 1794. Dal punto di vista artistico e culturale assistiamo di nuovo a una sorta di ritorno al passato. In completa antitesi con il barocco e il rococò nasce il neoclassicismo che celebra figure armoniose e perfette e recupera ancora una volta l'immagine femminile, angelica e idealizzata. E infatti anche questa volta Nettuno è in bilancia. Più o meno contemporaneamente, in Germania, in Scandinavia, in Inghilterra e in Francia si sviluppa però anche il preromanticismo che si nutre di passioni, mistero, interiorità. E qui vediamo sicuramente un riferimento all'acquario, alla spiritualità acquariana, ma anche un nuovo modo di intendere la donna, perché qui acquista decisamente delle tinte più umane e persino fosche e direi che potremmo riconoscere in questo passaggio che poi attraversa la corrente del realismo, potremmo appunto, dicevo, riconoscere una sorta di primo spiraglio per l'avvento del femminismo. Bene, direi che il video di oggi è abbastanza ricco e nutrito e direi che questa nostra carrellata ci ha offerto un panorama piuttosto parlante. Ogni volta la civiltà, le strutture sociali e lavorative, il potere, le scienze e gli ordini religiosi hanno subito trasformazioni profonde, per non dire estreme, dalle quali è impossibile tornare indietro. Ecco perché è importante prenderne coscienza oggi e agire per tempo. È necessario per tutti prepararsi ai cambiamenti, sia per non farsi cogliere di sorpresa, per esempio sul fronte lavorativo, dove i cambiamenti della tecnologia e della scienza porteranno tantissime trasformazioni, sia per mettere in cantiere progetti che siano in sintonia con il proprio sentire, con il proprio essere e con i propri desideri. È assolutamente probabile assistere a trasformazioni nel tessuto sociale e anche in quello residenziale, quindi sapere se per noi è più adatto un ambiente urbano o rurale, la montagna o il mare, può rivelarsi decisivo per ciò che accadrà nei prossimi anni, nei prossimi decenni. Io sto fornendo soltanto qualche spunto, ma spero possa lo stesso essere utile
e servire a riflettere per orientare meglio le proprie scelte, le proprie decisioni in questi periodi, in questi mesi, perché è vero che dura 20 anni, ma il momento è adesso, non è fra 20 anni. Fra 20 anni sarà troppo tardi. E prendere coscienza di questo periodo non è soltanto per una questione egoistica, personale, individuale. Sarebbe consigliabile anche adoperarsi, ognuno a modo suo, anche nel piccolo, per contribuire alla trasformazione. Non fosse altro per infondere a questo periodo un clima morale ed etico di vera giustizia, di senso di fratellanza, di vera collaborazione. Altrimenti il rischio di scontri fortissimi e violenti non è affatto escluso. Se non possiamo agire direttamente sul fronte delle relazioni nazionali, internazionali e politiche, possiamo almeno evitare di farci polarizzare come marionette pro o contro qualcuno. Questo è un momento in cui, e lo dicevo già in precedenza, noi non possiamo farci mandare in guerra per una guerra che non è la nostra, per una guerra che non è dell'umanità. Guerra inteso in senso simbolico, metaforico, pratico, non importa. Qui non voglio dire andiamo in guerra in Ucraina, cioè non è quello il problema. Il discorso è basta armarsi e partire per qualcun altro, che oltretutto agisce in maniera contraria agli interessi dell'umanità. Non è più il tempo. Io direi che passaggio dopo passaggio di Plutone in Acquario, noi dobbiamo essere arrivati a capire che non si combattono le guerre dei potenti a discapito degli esseri umani, delle creature della Terra. Ecco. Quindi possiamo evitare di andare gli uni contro gli altri per futili motivi e concentrare invece le nostre energie e le risorse per collaborare con persone che sentiamo affini e con le quali si possono mettere in atto progetti positivi e di sviluppo collettivo, di sviluppo per tutti. Le epoche di grande trasformazione offrono sempre enormi possibilità ad alcuni e tendono a lasciare al palo altri, schiacciati da questo rullo compressore che può essere Plutone e che si predispone a mutare in maniera irreversibile la storia. Saperlo ci permette di scegliere se cavalcare l'onda del futuro oppure se lasciarci travolgere, ma non solo se, anche come cavalcare l'onda del futuro. Per quanto riguarda le molte guerre in corso, purtroppo secondo me non si risolveranno tutte in pochi mesi e forse neanche in pochissimi anni, ma è molto probabile che nel corso degli anni a venire passeranno a essere combattute sempre più sul piano informatico, digitale, economico e della comunicazione, diciamo la propaganda, e sempre meno in modalità convenzionale. Questo potrebbe risparmiarci parecchi orrori, ma attenzione, perché espone i cittadini alle pressioni dell'informazione e della propaganda e al rischio di forti ripercussioni economiche e anche a una, diciamo proprio implacabile competizione tecnologica e relativa alle risorse energetiche, cosa che ovviamente si ripercuote sulla popolazione. Sarà quindi necessario un po' per tutti essere preparati sia dal punto di vista mentale sia dal punto di vista pratico, concreto. Prima di andare in chiusura ci tengo a mettere qualche puntino sulle i riguardo al mito delle rivoluzioni dal basso che alcuni coccolano nel proprio cuore come una romantica e confortante idea di giustizia sociale e che alcuni astrologi attribuiscono al segno dell'acquario, anche giustamente, per carità. Però a mio avviso le rivoluzioni dal basso sono poco più di un'utopia, almeno allo stato attuale, e magari ci sarà un futuro in cui saranno davvero possibili, ma quel futuro, secondo me, non è ora. Attualmente, per organizzare un autentico movimento dal basso, mancano i mezzi economici,
manca la forza, diciamo, politica per scavalcare l'ostracismo del potere e spesso manca anche una vera coesione sociale. È vero che l'unione fa la forza, ma siamo onesti. Se qualcosa non piace a chi decide il palinsesto del teatro nazionale e internazionale, non c'è modo per un signor chicchessia di far giungere la propria iniziativa a conoscenza di un pubblico abbastanza vasto da fare la differenza. Se la TV, i giornali, le radio, i media con largo pubblico ti bloccano la strada, non c'è verso di passare attraverso stradine secondarie come i social o minuscoli canali YouTube. Per carità, si può fare, ma il risultato sarà sempre modesto e lunghissimo, diluito nel tempo, in confronto a ciò che serve per smuovere davvero le acque ora e in maniera consistente. Un simile movimento, una simile manifestazione riuscirà a malapena a raccogliere qualche centinaio o qualche migliaia di persone, nella migliore delle ipotesi qualche migliaia, e si tratta di numeri ridicoli purtroppo per incidere veramente a livello nazionale o internazionale. Vi porto un esempio di qualche tempo fa. Un esempio che credo pochi conoscano. Nell'aprile del 2023 in Italia due diversi comitati, ossia Generazioni Future e Ripudia la guerra, si sono coordinati per la raccolta firme nella campagna referendaria denominata L'Italia per la pace. Quanti hanno saputo? E quanti hanno firmato? Ve lo dico io, pochissimi. E non perché gli italiani siano favorevoli alla guerra, ma perché nessuno lo sapeva. I media hanno ignorato l'iniziativa, evitando volutamente di darne notizia, e nessun attore, nessun cantante, nessun personaggio dello spettacolo ha accolto l'invito a fare da testimonial. Non c'era nessun Santoro, nessuna Lucarelli, nessun Fedez, perché i grandi nomi si mobilitano quasi sempre su invito di grandi forze politiche o di influenti soggetti della sfera del potere economico. Lo stesso Santoro, che alle elezioni europee del 2024 si è presentato con la lista Pace, Terra e Dignità, quando un anno prima è stato invitato a firmare e a promuovere il referendum, si è defilato. Nel mio racconto non c'è critica né giudizio, ma una semplice constatazione della realtà. Se un'istanza del popolo non viene recepita e promossa da chi ha il potere di portarla avanti, è assai raro che arrivi da qualche parte. E questo è confermato anche dalla storia. La rivoluzione francese ha potuto svolgersi perché il malcontento del popolo è stato interpretato e usato dalla classe borghese. Certo, il risultato si è poi tradotto anche in migliori condizioni per i ceti inferiori, ma i veri beneficiari della rivoluzione nel lungo periodo sono stati i ceti medi. Tanto per capirci, Robespierre apparteneva alla nobiltà di toga, Marat era di origini benestanti e Danton proveniva da una famiglia borghese. Persino nelle leggende non è quasi mai un povero mendicante a fare le rivolte o a riscattare la società, ma qualcuno che può vantare origini prestigiose. Lo stesso Robin Hood, un eroe leggendario della letteratura britannica che rubava ai ricchi per dare ai poveri, pare sia frutto di un misto tra un nobile sassone decaduto, ovviamente, realmente esistito, certo, e un dio della foresta. Tuttavia, e qui viene il bello di Plutone in Acquario, è molto facile, molto più facile durante questi transiti planetari che qualcuno del ceto medio si faccia direttamente o trasversalmente paladino delle istanze dei ceti inferiori. Questo è accaduto durante la Rivoluzione francese e questo è accaduto nell'altro passaggio alla fine del 200 quando appare la figura di Giano della Bella.
E ciò accade proprio perché l'azione destabilizzante di Plutone si fa sentire all'interno di varie classi e di vari gruppi sociali, i quali, temendo di scomparire o di perdere il potere, passeranno presto all'azione. Quindi aspettiamoci metamorfosi del potere, che ci saranno senz'altro, ma spogliamole, di romanticherie illusorie, perché è importante restare vigili ed essere capaci di cogliere le vere intenzioni di chi promuove manifestazioni, proteste, partiti e varie iniziative di qualsiasi genere. Ci sarà sicuramente l'occasione di lottare per fare valere i propri diritti e le proprie ragioni, ma attenzione a non farsi manipolare con il rischio di diventare carne da macello. Il tempo stringe, stringe davvero, i cambiamenti sono già in atto e sebbene il soggiorno di Plutone, come ho detto, durerà quasi un ventennio, il tempo per decidere il nostro futuro è adesso. E il regalo più prezioso che possiamo fare a noi stessi in questo periodo è quello di essere svegli, operare scelte consapevoli e lucide e agire con amore verso noi stessi, certo, ma anche e soprattutto verso il prossimo, inteso come umanità. Capire veramente e profondamente che siamo fratelli, che siamo parte di un'umanità tutti quanti. E ora non mi resta che ringraziarvi di vero cuore per la bella compagnia in questo viaggio fra le stelle e tra i corridoi della storia e invitarvi, se il video vi è piaciuto, a lasciare un commento, un mi piace, un hype e a iscrivervi al canale per non perdere le prossime uscite. Un immenso abbraccio a tutti e buona fortuna!